Ciao a tutti, amici del Capricorno. Benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. La lettura di oggi è una specie di bonus, è un'estensione della lettura che faccio normalmente ogni mese raggruppata per 3 segni e questo mese l'ho fatta estesa, quindi segno per segno. Bene, mostrami Capricorno, tendenze energetiche e lavorative per il mese di dicembre. Abbiamo la carta della giustizia, amici del Capricorno. È una bella carta se pensiamo che la stessa è riferita al lavoro, perché parla comunque di contratti, di legalizzazioni, di questioni burocratiche che si risolvono anche per qualcuno. Questo ve lo dico se per caso state aspettando che si sblocchino dei finanziamenti, piuttosto che, non lo so, appunto delle questioni dove ci sono i fogli in mezzo, legate alla burocrazia. Però andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente, segno lunare oppure Venere. E per capire come unire questi oroscopi, ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e lo vedete anche scritto qui e trovate anche il link al video per il nuovo corso di tarocchi di gennaio 2024. Quindi sono aperte le iscrizioni, se ne volete sapere di più o ascoltate il video o mi scrivete un'email a questo indirizzo. Bene, andiamo a vedere le energie disponibili per il Capricorno. Partiamo con il Mago, che è una bella carta di inizi. Tre arcani maggiori, ragazzi: Mago, Giudizio e Diavolo. 7 di bastoni, 9 di pentacoli. Abbiamo un Fante di coppe, Re di coppe, poi qui si sono girate altre due carte, le guardiamo ma non le prendo. 3 di bastoni e 4 di spade, va bene. Dunque ragazzi, inizio di dicembre molto forte, devo dire. Nuovi inizi, nuovi progetti, nuovi punti di vista. È come se si fosse sbloccato qualcosa probabilmente con questa giustizia. Però abbiamo un mago come carta iniziale, quindi è un nuovo inizio, è un'azione, è un qualche cosa che vi dà la possibilità probabilmente di arrivare a questo giudizio, cioè di vedere le cose da un punto di vista più ampio, in prospettiva. E abbiamo anche qui il diavolo, probabilmente qualche tipo di... eh, ma mi verrebbe da dire di illecito, ragazzi, con la giustizia, eh? Può essere qualche multa? Fate attenzione, ricontrollate i conti e, e insomma, cercate di farli quadrare, di controllare se avete pagato tutto quello che dovevate pagare perché non arrivino gli interessi o cose di questo genere col diavolo. Andiamo a vedere il mago. Ecco, un altro diavolo. Diavolo, 7 di pentacoli, carro e papa. È come se ci fosse qualche cosa che deve iniziare, deve partire, deve avere un certo tipo di slancio, ma con questo diavolo c'è una sorta di impedimento. È come se l'energia fosse un pochettino compressa, mi viene da dire. E può essere a causa di accordi preesistenti. Mi vengono in mente gli accordi di esclusiva, quindi se avete, diciamo, intenzione di espandere la vostra azienda, ma avete dei contratti di esclusiva precedentemente stipulati, ecco, io sento che con la carta del giudizio troverete il modo di uscire da questa situazione di condizionamento. Andiamolo a vedere adesso il giudizio.
Che interessante, 9 di pentacoli e qui invece se avete sempre 9 di pentacoli e testa in su e qui è testa in giù. È come se vi rendeste conto di quello che vi vincola, è come se vi rendeste conto di quello che vi ha un po' illuso, ecco. Vi dirò, se siete in cerca di lavoro, potrebbe arrivare un lavoro, potrebbe non essere il lavoro esattamente della vostra vita, però è un lavoro che vi apre comunque le possibilità, primo, di conoscere altre persone, secondo, anche a livello finanziario, un aiuto lo dà. Andiamo a vedere il diavolo. Regina di Pentacoli. 6 di denari. 3 di bastoni e di nuovo il giudizio. Allora, se dovete chiedere del denaro in prestito, fate attenzione a chi lo chiedete. Potrebbe essere, col diavolo e la giustizia. Ehm, Fate attenzione ai tassi di interesse e cercate di capire se è una cosa equa. Vi dico, è come se fosse un periodo, veramente avete 2 volte il giudizio, 2 volte il diavolo, è come se capiste che cos'è che vi frena, che cos'è che vi blocca nell'espansione di un progetto piuttosto che dell'attività lavorativa. Andiamo a vedere il 7 di bastoni. Morte, 5 di bastoni e fante di pentacoli. Ma guardate ragazzi, in questo momento diciamo che guardare troppo al futuro con questi 2 diavoli non lo sento neanche troppo positivo, Cioè, secondo me avete prima bisogno di risolvere delle beghe interne. Interne possono essere tra voi e il vostro socio, tra voi e i vostri colleghi, tra voi e il vostro capo, tra voi e i vostri clienti. È come se doveste imparare a lasciare andare certi atteggiamenti. Vi dico, c'è qualcosa che costringe ed è come se non riusciste a far evolvere, come si dice? Come se non riusciste a far espandere le vostre idee come voi vorreste, ma perché comunque, probabilmente il settore che trattate è un settore dove c'è anche tanta concorrenza. Ho come questa sensazione, però guardate, poi abbiamo un bel 9 di pentacoli, che è una bellissima carta perché parla di indipendenza, quindi qui ci potrebbe anche essere un cambio da lavoro dipendente a lavoro autonomo, se non è un cambio fisico è la decisione, perché comunque siete in una condizione piuttosto tossica, devo dire. Andiamo a vedere il 9 di pentacoli. Abbiamo il sole, il 3 di coppe e il 6 di bastoni. Quindi ragazzi diciamo che verso la fine del mese o inizio addirittura 2024 c'è una specie di riscossa. C'è questa indipendenza, c'è questa crescita, questa espansione, c'è il meritato successo, c'è la celebrazione. Quindi guardate ragazzi, vedo che tenete stretti i denti per 2 o 3 settimane, magari 4, ecco, per qualcuno, adesso dipende sempre dalla decade di nascita, però le cose andranno migliorando, eh. Andiamo a vedere il fante di coppe, 9 di coppe e cavaliere di spade. Mm. Allora, qui quello che sento è che qualcuno probabilmente fa fatica a prendersi certe responsabilità. Allora, il diavolo può parlare di qualche cosa di opprimente, di qualche cosa che è vincolato, ma parla anche di potere. Quindi ho come l'idea che potrebbero anche esserci dei giochi di potere in questa situazione lavorativa, per qualcuno. E
probabilmente una persona intorno a voi, o voi, perché potreste anche essere voi, avete una gran voglia di fuggire. Può anche essere che dobbiate rispondere per qualcun altro e che quindi non vi vada di prendervi responsabilità di cose che in realtà non avete fatto voi. Andiamo a vedere il re di coppe. Fante di bastoni e la torre. Ragazzi, è come se iniziaste a fare le cose in modo diverso, a pensare in modo diverso, a considerare gli altri in modo diverso. Questa sorta di autonomia vi dà la capacità di vedere cose che prima non riuscivate a vedere ed è con il Re di Coppe una fase di raggiungimento di maturità. C'è la rottura di certi schemi, ma c'è anche un rinnovato entusiasmo. Se per caso ehm, vi dico, se dovessero proporvi degli investimenti, io prenderei tempo fossi in voi. Non firmate contratti se non vi sembrano più che equi. Andiamo a vedere che cosa vi dice Osho. Perché qui ho la sensazione che certi conflitti si creino perché certe cose le ignorate nel senso che non le sapete, non avete certi dati a vostra, in vostro possesso e quindi è come se certe discussioni portate dal diavolo arrivassero anche da questa... Vi dico, il diavolo costringe, in questo caso è una ristrettezza che sento anche a livello mentale, è l'ego. Andiamo a vedere Osho. Il silenzio, che è la carta della luna, vediamo che cosa mi è caduto. La solitudine e sperimentare. È come se vi dicessero provate a fare le cose da soli. Il 9 di Pentacoli è una carta di forte abbondanza economica, caratteriale, di amor proprio. È una carta che indica che qualcuno sa quanto vale. E qui è come se vi dicessero sperimentate il vostro silenzio, sperimentate le vostre ombre, sperimentate la solitudine, lo stare con voi stessi, il non confrontarvi con nessuno, il decidere da soli per conto vostro, senza dover necessariamente rendere conto a qualcuno di esterno. E anche se foste già autonomi, è come se qui ci fosse una collaborazione che in qualche modo vi vincola. E il consiglio qui è proprio quello di fare di testa vostra, di cercare di mettere in equilibrio le cose. La carta della giustizia parla anche di regolarizzare le cose, quindi qui è necessario fare dei contratti scritti con tutti questi diavoli, le torri, ok? Contratti e anche c'è un papa. Quindi è importante che il contratto sia scritto, sia registrato, insomma, che sia fatto tutto in modo legale. Va bene, andiamo a vedere ancora una carta delle fatine per gli amici del Capricorno. Wow, allora questa carta è molto bella perché vi dice che le fatine sono qui per benedirvi di non preoccuparvi, nel senso che qualsiasi cosa voi state comunque attraversando, avete sempre l'assistenza dei mondi superiori e poi vi dice anche che voi stessi siete perfettamente in grado di benedire gli altri. È un po' come se vi dicessero di mandare luce, che a voi mandano comunque sempre luce e anche voi potete mandare luce, ok? Quindi anche se siete in una fase di compressione, se siete in una fase statica un po' stagnante o di ristagno, magari perché non entrano clienti nuovi o perché le vendite non aumentano o cose di questo genere, qui è un po' come se vi dicessero non vi preoccupate perché siete guidati, c'è comunque un motivo per questo,
per quello che sta succedendo. Amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, vi abbia dato insomma degli spunti di riflessione. Fatemelo sapere con un like, se avete piacere potete lasciare un commento, potete anche condividere il video, iscrivervi o abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!